Amici di Moto.it, ciao a tutti da un posto stupendo, ve lo faccio vedere perché siamo ospiti qui di Scerco in primis, ma anche del Castello dal Pozzo, dove abita un tester molto bravo. Per oggi non c'è Aimone a provare le Scerco, ma ci sono io e sono in compagnia di un mito dell'enduro, Fabrizio Azzalin. Ciao Azza, senti un po', Scerco, non abbiamo detto perché siamo qua, gamma, mi metto a favore di luce, 2020. La gamma 2020, come tutti gli anni, diciamo quest'anno appunto abbiamo fatto questo cambio un cambio un po' partigiano in quanto siamo a mezz'ora da casa mia, però diciamo la location è splendida, infatti anche i Tessier quando hanno visto il posto sono innamorati, quindi facciamo questo test fuori dalla Francia. Senti, ai nostri amici su YouTube e su Moto.it interessano subito le moto. Partiamo dalla 125, diciamo subito grafiche nuove. Questa è la versione SE, ricordiamo che ci sono le SE Racing e poi le Factory, che hanno un equipaggiamento diverso a livello di sospensioni e grafiche. La due tempi. Abbiamo la bella marmittina qua, guardatela, cromata, ovviamente due tempi, è l'unica con l'avviamento electrico e solo avviamento elettrico e con la valvola elettronica sullo scarico. E alcune modifiche, Fabrizio, riguardano proprio, facciamo vedere la moto un po' meglio, la valvola elettronica che ha un nuovo strumento che permette di regolarla. Ed è nuovo anche il pistone, un pistone che dà una risposta ancora più pronta ai bassi. Facciamo vedere anche il ponte di comando con questa levetta per le mappe. La mappatura, piena potenza verso l'interno, diciamo una potenza soft per terreni magari un po' fangosi e cose così, una mappa più soft diciamo, ma normalmente si viaggia sempre a manetta. Poi altra cosa, raccontiamo come cambiano a livello poi anche di dotazione, perché le moto, dicevamo prima di Fabrizio, non sono cambiate radicalmente perché le modifiche grosse sono arrivate l'anno scorso, però ci sono tanti step evolutivi come lo scarico qui che ha un nuovo fondello che sembra carbonio se non sbaglio, ma è in materiale plastico, più leggero. Carbonio, come ha spiegato ieri sera, esatto. E il leveraggio, è stato rivisto il leveraggio del mono. È rivisto un po' il leveraggio per una questione, è stato migliorato diciamo per una questione di manutenzione, per una questione hanno fatto un paraolio diverso in modo che il grasso non rimane dentro, perché sai quando si lava la moto. Proseguiamo sulla vista, abbiamo la frizione idraulica, sospensioni di altissimo livello perché abbiamo le VP Explore completamente regolabili, ovviamente sono moto da gara. E adesso passiamo all'altra moto amatissima anche sul mercato italiano. Vi ricordo che il mercato italiano è presidiato da questo signore Fabrizio, che è l'importatore oltre che responsabile del team al mondiale, quindi ne sa veramente tanto. Doppio lavoro, doppia soddisfazione. Dimmi della gamma due tempi grossa, 300 e 250. Come dicevamo prima, sono state fatte delle modifiche, ad esempio sulla frizione, hanno cambiato il cestello frizione, l'hanno alleggerito. Sulla due tempi siamo a 600 grammi in meno di parti interne del motore, esatto. Quindi molta meno inerzia e non è poco, esatto, no? Inerzia è la parola che mi viene. E sul quattro tempi arriviamo a 1 chilo in meno di inerzia, che vuol dire avere un motore molto più reattivo. Esatto. Infatti, ripeto, lo step grosso è stato fatto l'anno scorso, adesso si stanno facendo tutte delle migliorie per continuare a un progetto che comunque è già un progetto diciamo vincente perché le moto le vendono, funzionano, vanno bene. Adesso si tratta di lavorare sulle migliorie, certo. Con l'esperienza delle corse. Fabrizio, io mi sposto non a caso perché poi altre modifiche importanti, qua vediamo ovviamente il cilindro di una 300 che è uguale al 250 come configurazione, perché è stata rifatta questa zona, la zona di immissione del pacco lamellare. È stato rifatto il gommotto del pacco lamellare e anche la sede del carter. E anche la sede del carter, e poi hanno modificato la cassafiltro posteriore per far sì che in certe situazioni con le moto, come spiegavano ieri sera, con le moto quando si vanno a fare, a volte le moto non sono sempre in orizzontale, sono un po' messe così per le prove estreme, magari si tende a depositare un po' d'olio lì. Facendo questa modifica sembra che poi il motore rimane più pronto. Tutta esperienza delle gare, soprattutto in questo caso queste gare estreme che adesso sono abbastanza in voga. Andiamo a vedere la 450 e poi la 500, però io direi che la 450 già ci permette di raccontare le novità grosse di questo motorone, sì, che abbiamo detto la cosa più importante, abbiamo detto serbatoio, leveraggio del mono, però poi c'è un alleggerimento sulla distribuzione, se non parlo, si hanno detto giusto, no? Ieri, sì. Sia anche qua sulla frizione, sulla catena di distribuzione hanno migliorato un po' lo scorrimento e tutto. È stato un miglioramento di quello che esisteva già, grazie anche alle esperienze che hanno fatto alla Dakar, perché questo motore è stato sviluppato sui terreni della Dakar, di conseguenza è un bel motore, bello solido. E chiaramente oggi 4,5, oggi la gente non solo per la Scerco predilige magari le cilindrate più piccole, però esiste una quota di persone, una nicchia di mercato che vogliono i 450 e vogliono i 500. Bel motorone da motorelli, ma anche per fare escursioni. Esatto, per cui infatti sarà
sarà una novità anche quella lì. E dopo Poi c'è una moto, esatto, una moto che a me piace tantissimo, che c'è sia 250, ma il 300 è forse la cilindrata più bella. Guardate questo motore bialbero che abbiamo già provato su Moto.it proprio con l'Azza di recente, cos'è, un annetto o due fa, Fabrizio? Un annetto fa. E questo è un gran motore per fare enduro, perché va bene nel fettucciato e poi va bene anche nel bosco. Cosa abbiamo visto anche negli anni, sia con i clienti sia con i piloti, questa qui è una moto che riesce a accontentare sia l'amatore che il pilota professionista. Non dimentichiamoci che 2 anni fa con Philips abbiamo fatto l'assoluto al mondiale, praticamente con la moto che il cliente va a comprare in negozio, cioè poi con i vari accorgimenti ovviamente soprattutto a livello di sospensioni per il pilota che va forte, però è una moto che diciamo che riesce a accontentare tutti, tant'è che il modello di punta ad oggi, il modello di punta, anche se oggi il 302 tempi vedo che sta riscuotendo anche lì un bel successo. Cos'è che sto inquadrando qua? Tu hai parlato un po' della filosofia dell'azienda, strategie. Me sto facendo vedere una moto che ha del grigio sui convogliatori, piena di adesivi, qua c'è del giallo fluo. Cos'è? È il modello Factory, praticamente la Sherco fa questi due modelli, l'R che è già una moto da gara e la Factory che è una super gara. La Madonna, come direbbe Renato Pozzetto, siamo in provincia di Varese, si può dire così. Certo, assolutamente, in conseguenza facciamo vedere un po' di plastica. Vedere, sì. Cambiano, i copritelaio qua sono hanno fatto un esercizio, diciamo, un po' estetico quest'anno, hanno fatto i coperchietti in grigio scuro, così hanno messo il paratelaio blu, fatto un po', diciamo, loro stanno andando molto sul blu, giallo fluo e grigio, come dicevano ieri sera bello aggressivo. Però poi ragazzi, la cosa che colpisce gli appassionati che guardano anche la parte tecnica, sospensioni da paura. Già le VP vanno, secondo me le VP, da quello che ho visto oggi nel campo del Castello dal Pozzo, che è fantastico, le VP vanno bene nel tecnico, sono molto scorrevoli, morbide. Nel fettucciato, quando prendi un po' di velocità, queste sospensioni della Factory fanno paura. È stato un discorso fatto anche apposta, le sospensioni, le Kayaba sono anche tarate un attimino un po' più dure, per quanto la Factory è prevista per un utilizzo più racing, anche se poi ho visto quest'anno con le vendite anche quello che va a funghi vuole le Kayaba. Certo. Che, Senti, ma funghi con le che Kayaba pistone ha quel mono Kayaba? 50, 50, è enorme ragazzi, ve lo rifaccio vedere, è veramente, è un albero, non è un pistone. No, e la forcella anche non è da meno, perché è una bella forcellona da 48 mm. Quindi, questa, diciamo che il pubblico comunque l'ha apprezzato moltissimo questo passaggio a Kayaba, anche se poi tanti magari non ne hanno neanche bisogno, però le libidini sono libidini. Senti, io proverei le moto qua nel campetto, vado? Vado? Direi che è ora, dai. Dai, mettiamo l'elastico. Ti ringrazio. Ragazzi, entriamo nel campo Sherco e il bello è che la presentazione è per tutto il mondo, è qua proprio in Italia. Che spinta, che ha già subito pronti via il 125. Fettucciatore. Esce molto bene, carburato alla perfezione. Oh, curva che va nel bosco, se n'è andato lungo. Come canta questo motore! E siamo nel bosco! Come stretto qui! Sospensioni VP molto scorrevoli, la moto scende in questa discesa davvero facile. Qua c'è anche un po' di fanghino, sassi, curva stretta, salita, via, curva con appoggio di ritorno, sassi a salire. Che bello il 125, sembra una mountain bike a motore, radice vigliacca in curva. Radice, occhio al tronco, inserimento molto bello, le sospensioni sono abbastanza morbide ma non troppo, guardate che curve strette, poi si riesce a dare un po' di allungo, ottima la progressione anche dietro, la moto non scalcia grazie al leveraggio che è stato rivisto per avere più affidabilità, viscido, fangone, sentite come canta il Sherco, tronco, curvina in salita, altra curva a salire, ha tantissima spinta anche sotto per essere un motore piccolo, ottimo funzionamento della valvola elettronica.
che discesa qua, occhio all'albero alla fine. Guardate se tengo la marcia lunga come comunque riprende bene. Ragazzi, non pensate che sia solo una moto da sedicenne, perché è davvero facile nel bosco, salitona. Guardate come si arrampica con un filo di gas, curva stretta, bellissima questa Sherco. Sospensioni VP sono una garanzia, l'Explorer conosciamo già bene e funzionano molto molto bene. Qua sono in un punto strettissimo, altro rampino in prima, discesa a destra, frenata molto precisa, molto modulabile. Poi sul peso veramente non posso che fare elogi a un 125. L'allungo non è male, ovviamente qua non lo posso sfruttare, aspettiamo il fettucciato. Guardate che trazione ha, gran motore, frizione idraulica morbidissima. Proseguiamo di qua, salita, l'allungo adesso finalmente sono riuscito a usarlo un po', non è affatto male. Brecciolino, vediamo come riparte. Che motore! Attenzione, c'è il cartello. E qua altro pezzo di bosco, vediamo dove si va, che salita, l'ho fatta in seconda con la frizione molto morbida, percorso tortuosissimo, enduro classico, bello questo giro. Guardate come la moto è veramente agile, anche intorno al paletto, è una bicicletta. Qua abbiamo in prova tutta la gamma, poi arriveremo anche con le altre moto. Intanto l'8avo di litro mi ha fatto riscoprire il bello del due tempi piccolo, perché la leggerezza che ha questa moto e le 125 in genere è unica. E vediamo nel fettucciato quando ci scatena la potenza come va, manca poco, vediamo un po'. Precisa anche sui dozzi, gran motore, staccata in discesa contropendenza, Imone, questa non dovevi farmela. Precisa attorno al paletto, qui considerate che l'aderenza sul duro è praticamente zero, ma lei gira benissimo. Bella, bella, bella. Luca, se non metti l'elastico io non entro, perché vado troppo forte, sui salti mi si apre il cavalletto, lo sai? Dimmi. Qual è tutto il giro in software e poi me la posso provare? Devi tenere l'hard e Ragazzi, Luca l'ha messa hard e noi la proviamo hard e torneremo qua con la... Spero, e vediamo. Devo provare tutte e due, no? Ragazzi, adesso siamo con una delle moto più attese dagli italiani e non solo, perché sto entrando nella pista in France, guarda che bello il francese, con la 300 due tempi in versione factory, e factory vuol dire che ha delle cose molto belle. Abbiamo la forcella Kayaba da 48 e il mono Kayaba con un pistone da 50. Entriamo nel bosco, vedete che si prende subito una velocità che col 125 in fondo ai rettilinei non c'era. Sospensioni, adesso vediamo come vanno queste Kayabone, veramente racing, loro le chiamano factory, ma sono sospensioni proprio studiate anche per chi ha tanta velocità nelle piste di cross. Vediamo, ecco, siamo andati un po' duri qua nel boschetto, mettiamo la terza in questa salita, spinta esagerata in basso, rimettiamo la seconda in questi rampini. Che motore, guardate, un filo di gas, si arrampica dappertutto. Adesso siamo attenti alla radice qua che ci fa saltare in uscita di curva. Rimetto subito la terza perché spinge davvero tantissimo sotto. Guardate che toboga, lo faccio tutto in terza, la carburazione rimane davvero pulita.
Guardate come si arrampica, attenzione alle piante, e poi prende tanta velocità, è rapida anche attorno al paletto. Ecco, dietro rimane un po' sostenuta, si sente che è una sospensione che farà la felicità anche di chi va molto forte. E guardate proprio il motore sponda nella terra in salita, qua riparte in salita quasi da fermo in seconda, tantissima trazione, e discesona dove la frenata è molto puntuale e precisa. Ecco, quando si dà gas con le marce corte, il 302 tempi allunga le braccia, meglio mettere la terza e farlo correre nel bosco, perché tanto lui, guardate, in terza va dappertutto, curva stretta, seconda, frizione morbida, non morbidissima però precisa nello stacco, ovviamente idraulica. Questa moto ha tutto quello che si desidera da una moto pronto gara. Guardate come esce, proprio prende i giri benissimo e risponde esattamente al comando del pilota. Gattona da più di 50 cavalli, curva di ritorno, radice stretta, andiamo a girare attorno al palo, discesa, ottimo inserimento, la forcella chiude poco. Soprattutto mi sta stupendo la carburazione, veramente, nonostante il caldo, ragazzi, qua abbiamo 32 gradi, la carburazione resta precisissima. Discesa, e andiamo verso l'uscita. Ammazza la Factory, mappa hard, sempre hard. Ragazzi, eccoci in sella alla 300 Factory 4 tempi, una delle moto più equilibrate della famiglia Sherco e più riuscite e più amate anche sul nostro mercato. Motore molto bello, ovviamente il motore è identico a quello della versione Racing. Radice, guarda come salta bene, precisa, composta di telaio, e poi c'è il comparto sospensioni veramente di altissimo livello con le Kayaba 48 la forcella e 50 il mono posteriore a questo diametro veramente esagerato. Qua stavo cadendo, però l'anteriore con le gomme Michelin mi ha tenuto, meno male. Qua viscido, curva, sentite che spinta che ha questo motore, anche giù di giri, e poi allunga veramente tanto, radice, curvina di ritorno con radice finale, curva con l'appoggio, sospensione che chiude veramente poco, è tanto sostenuta la forcella, ma poi sui dossi più grossi comunque ha un'ottima capacità di incassare. Discesa ripida col tronco che ti guarda, e ripartiamo. Guardate come schizza fuori dalle curve, ovviamente non c'è la pistonata tipica del 450, però fa strada con tanta facilità. Bello questo bosco al Castello dal Pozzo, fantastico. Guardate come veramente reagisce, cattivissima fuori dalle curve. Il mono dietro è sostenutissimo su queste buche in sequenza, la moto affonda poco, ma infatti vedremo tra pochissimo che nel fettucciato questo comportamento lo si apprezza da matti. Guardate nell'appoggio come ti spara fuori, è veramente un gran motore il 300. Vediamo dove riusciamo a dare un po' di gas. Poi bisogna fermarsi, qui c'è un ottimo impianto frenante, molto modulabile ma anche molto potente. Ecco, se devo fare il confronto col 302 tempi, questo è più facile,
perché la potenza ovviamente non esplode come un due tempi, è più lineare, vedete. Qua non ammazziamo il fotografo, poverino, che ci ha guardati un po' stranito. Vediamo come va quando ci lanciamo nel fettucciato. Ecco, dovrebbe mancare poco, se mi ricordo bene il giro, tronco, salitona in contropendenza, vediamolo a lungo. Che motore, contropendenza, stiamo intorno al paletto, guarda come si inserisce bene. Ragazzi, eccoci, test comparativo. Dopo aver provato la Factory siamo adesso con la Racing, quindi la versione base dotata delle sospensioni VP. Qui taratura tendenzialmente più morbida, più enduristica, c'è meno sostegno rispetto alle Kayaba. E adesso vediamo come va. Il motore non ha lo scarico della Factory, quindi un po' più silenzioso, però la risposta sotto rimane ovviamente la stessa. Sospensioni più morbide, si sente l'avantreno che resta un po' più basso rispetto alla Kayaba, però nel complesso qua nel bosco addirittura è più confortevole, magari sui dossi presi un po' male è meno precisa, ma comunque dà un'ottima risposta. E il motore invece è 304 tempi, ve l'ho detto anche prima, è veramente un gran pezzo di meccanica. Appoggio in salita, gran bella moto anche questa. Vediamo la salita solita con la piantagina che ci guarda. Ragazzi, i saluti dal test delle Sherco ve li faccio direttamente dal bosco, perché sennò che enduro è. E vi lascio le moto tutte per voi nei commenti qua sul canale YouTube di Moto.it, perché queste moto provate oggi qui vicino al Lago Maggiore mi hanno fatto veramente un'ottima impressione, sia le 2 tempi che le 4 tempi. Il motore più equilibrato è il 3. Scusate, mi sta interrompendo il video. Scusi, ma è il modo di arrivare. Io sto facendo un video per Moto.it qua. Lei chi è? Ma scusi, ma lei cosa vuole da me? Io sto facendo il mio lavoro, mi ha invitato la Sherco a provare le moto. Lei mi arriva qua in speciale. Anzi, venga un po' via che facciamo una discussione. Adesso vi faccio filmare la constatazione amichevole. Ecco, adesso io devo rifare tutto il video per Moto.it. È arrivato qua il pilota del mondiale. Che per che rivista lavori te? Io lavoro per questa stupenda marca, la Sherco. Dai, stiamo scherzando. Adesso vi facciamo togliere il casco. Tra l'altro mi pesa tenere il casco in funzione telecamera qua. L'avete riconosciuto? Matteo Cavallo, campione del mondo di enduro italiano. Ciao Matteo. Ciao amici di Moto.it. Grande, mazza se viaggia. Mi ha interrotto il video, però lui può. Quando uno vince un mondiale può anche interrompere i video. Senti, cosa stai provando? Niente, sto facendo 2 giri di allenamento con la mia bella motoretta, 2,54 tempi, Sherco, e sono molto felice, sono contentissimo, la moto va che è un gioiello, quindi adesso poi aspetterò il mio turno per provare anche le altre, dai. Secondo me Matteo non stai neanche tanto recitando la parte, perché è un pilota ufficiale Sherco. A me le moto sono piaciute, ovviamente lui è un pilota Sherco, ne parla bene, però devo dargli ragione, perché la 300 è una gran moto, ha tanto motore, l'ho detto nel video, va fortissimo, le sospensioni Kayaba per chi ha la velocità come te sono veramente dei gioielli, mentre le VP per chi magari è un po' più indietro di tempi come me danno tanto comfort anche nelle speciali un po' rovinate in certi punti come qua. Poi il 125, fai un commento, l'hai provata? Non l'ho ancora provata, quindi non posso essere sincero, e la proverò sicuramente in questi giorni e poi magari vi farò sapere. Grande Matteo, invece sono sudato come una bestia, l'ho provata, mi è piaciuta moltissimo. Adesso che dici? Lasciamo le moto ai commenti qua sul canale YouTube di Moto.it? Certo, dai, guardate il video e poi cercate di provare le moto, così potete dire anche voi la vostra. E ragazzi, vi salutiamo e seguite Matteo Cavallo, campione del mondo di enduro, made in Italy. Ciao a tutti, ciao Matteo, grazie. Ciao amici, ciao. GoPro saluta Luca.